Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Scorpione, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2025 e abbiamo la carta dell'imperatore, ragazzi. Quando c'è la carta dell'imperatore si parla di qualche struttura che può essere sia fisica ma anche magari caratteriale o mentale, si parla di una certa stabilità e fa anche riferimento all'archetipo del padre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Ognuno dei due ha la propria playlist. E l'ultima cosa che vi voglio dire è che sempre nella descrizione c'è il link al video di presentazione per il nuovo corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Quindi voi aprite sempre la tendina della descrizione, io lì inserisco le promozioni piuttosto che le novità, per ogni informazione aggiuntiva poi mi potete mandare un'email. Dunque ragazzi, questo è uno di 4 oroscopi che pubblicherò per il primo semestre del 2025. Uno è quello generale ed è già online, uno è questo, l'altro sarà sull'amore e gli affetti e poi l'ultimo è sul lavoro e l'economia. Quindi se non li volete perdere, rimanete sintonizzati. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia per voi, amici dello Scorpione. Abbiamo un 8 di pentacoli, cavaliere di coppe, 8 di coppe, 2 di pentacoli, mago, 2 di bastoni è appeso, ragazzi. Credo che qui ci sia come un riferimento alle regole che vi date nella vita o che vi siete dati nella vita o che vi darete nella vita. L'otto di pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore, parla proprio del lavoro duro, del lavoro fatto con costanza, di quello che viene costruito piano piano nel tempo e ho come la sensazione che sia un po' la vostra attitudine, se vogliamo, il vostro modo di fare un po' in generale nella vita. Adesso andiamo a vedere questo 8 di pentacoli, re di spade, sì, quindi di nuovo i progetti, le 7 di spade, i progetti, le liste, le strategie. Datemi una carta per il 7 di spade, per piacere, grazie. Fante di bastoni. Qui ho come l'idea che qualcuno abbia vissuto un certo tipo di realtà, un certo tipo di routine o di lavoro, ehm, un po', perdonate il termine, però un po' falsi, perché abbiamo questo 7 di spade.
come se e anche il fante di bastoni sono carte che parlano abbastanza di egoismo, di qualcuno che racconta di tutto pur di ottenere quello che vuole. Il re di spade con sette di spade mi parla di manipolazione, quindi non lo so, è come se qualcuno avesse avuto certe rigidità o foste abituati a vivere certe rigidità perché in un certo senso siete abituati a fare così. Parcheggiamo l'informazione un attimo, andiamo avanti, poi ci ritorno eventualmente. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 4 di spade. È come se avessi bisogno di prendervi un momento di riposo, di rigenerazione. Siccome io sento il 9 di pentacoli come la carta delle coccole, è come se avessi bisogno di darvi del tempo, di occuparvi di voi stessi, di... tecnicamente il 4 di spade è una carta di riequilibrio psico-emotivo. Difatti, qui vedo come se ci fosse tanta mente il magari raggiungere certi livelli anche con degli stratagemmi, certe concretezze, mentre qui con questo 8 di coppe c'è come la ricerca di qualche cosa di più spirituale, di più leggero, di più, mi dicono evocativo, ho sentito questa parola. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Quante di coppe? E 7 di bastoni. Credo che qui qualcuno si tirerà un po' giù la maschera. Il fatto di coppe, al contrario, mi parla un po' come di ingenuità. Io credo che qui ci sia come qualche tipo di ciclo inerente a come magari voi mm, girate le cose, ragazzi. Ve la dico come mi è venuta, ma per ingenuità. Non lo so, qui vedo come un'attitudine un po' forzata, come vi posso dire, con questo re di spade, il sette di spade e il fante di bastoni. E può essere che magari siate cresciuti pensando che l'unico modo per fare successo sia essere freddi e spietati. È un esempio come un altro. E invece qui c'è proprio bisogno di guardare ad un lato un po' più spirituale, un po' meno materiale. Voglio andare a vedere questo 2 di pentacoli, 3 di bastoni e, 6 di coppe. Allora, credo che qua ci sia un qualche tipo di ciclo che continua a ripetersi e che avete bisogno di spezzare, creando nuovi progetti, andando verso il futuro. E siccome qui abbiamo un 6 di coppe che mi parla di sogni, e mi parla anche di passato, come la sensazione che potrebbero essere rivisti degli obiettivi del passato. Può essere che questo imperatore sia qui per dirvi di creare una nuova stabilità, una nuova sicurezza, un nuovo tipo di terreno solido su cui appoggiare le vostre radici. Vi confesso che non è una lettura semplice. Andiamo a vedere il mago. Mondo e Thor. Qui di nuovo sono due carte che parlano fine, chiusura ciclo, inizio ciclo, rottura di qualche schema, che è la stessa cosa che vi dicevo qui con questo 2 di pentacoli al contrario. E poi avete anche l'appeso alla fine, che mi dice proprio, mi parla di questo osservare le cose da un altro punto di vista, da un'altra dinamica. Qui sento parecchia, perché ci sono due fanti, i fanti normalmente parlano di ingenuità, parlano di qualche cosa di giovane, di fresco, in questo caso col fante di bastoni
è un'energia molto focalizzata sul sé e devo dire anche il 9 di pentacoli, però è un po' come, ok, come devo imparare a godere di quello che ho senza lavorare sempre tanto per ottenere obiettivi futuri. Devo un po' rompere questo schema del sono io responsabile per, mi devo prendere questa responsabilità, tocca a me, perché magari è quello che avete imparato durante l'infanzia. In realtà le regole si creano mano a mano in base a come avete bisogno, in base a come evolve la vita. E qui effettivamente c'è la fine di qualche ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo. Siccome abbiamo sia la torre che il mondo, può parlare di qualche trasferimento, di qualche spostamento, anche l'imperatore, essendo numero 4, è una carta che parla proprio di casa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 4 di coppe, un asso di pentacoli, un re di pentacoli e un 8 di pentacoli che si ripete. Devo dire che, ragazzi, se prima eravate ciechi inerente a qualche cosa, perché avevate magari, queste qua io sono due carte che sento abbastanza legate all'ego, magari avevate degli obiettivi o determinati punti di arrivo, e adesso è come se vi rendeste conto che c'è anche altro. Mm? Andiamo a vedere l'appeso, è spiegato da un fante di pentacoli e un cavaliere di pentacoli. Avete tanti pentacoli, devo dire che può essere fortemente una situazione di tipo concreto che vi farà evolvere a livello di anima, a livello spirituale. Qui io credo che ci siano da cambiare le regole del gioco, perché l'otto di pentacoli ce l'avete qui e ce l'avete anche qui. Diciamo che probabilmente siete personaggi concreti, siete personaggi che appunto hanno bisogno di regole, e magari sono anche bravi a gestire, però è come se dovessero cambiare certe regole, perché ormai si sono esaurite, ok? I tempi sono cambiati, c'è bisogno di regole nuove, soprattutto se sono cose antiche, se sono regole molto vecchie. A qualcuno, ragazzi, potrebbe venir bene fare lavori di studio sul bambino interiore, sulle zone d'ombra, su che cosa sono le proiezioni, sulla legge dello specchio, che sono tutti temi che io tratto nella sezione degli abbonati, quindi il materiale è lì a vostra disposizione se volete. Sta di fatto che la carta dell'appeso è una carta lentina, anzi direi quasi di fermo, ma in realtà è un fermo apparente. Cioè io credo che questo periodo vi darà la possibilità di vedere che cosa c'è bisogno di cambiare, di vedere dove siete scomodi, dove non è più proficuo avere quell'accordo, quella regola, quel modo di fare. E vi dico che facendo soprattutto il lavoro con il bambino interiore, perché qui con questo fante di coppa al contrario può esserci qualche cosa a livello di intimità che ancora brucia, se vogliamo, come se ci fosse il bisogno di credere di più in se stessi, nella propria capacità di creare e non solo nella capacità di gestire, dominare, portare avanti con forza, regola, struttura, costanza. È come se doveste trovare una nuova routine, una nuova modalità di vivervi la giornata e sono cambi che vanno fatti poco per volta. Qui abbiamo un cavaliere di pentacoli che mi invita proprio a fare un passettino alla volta, imparando giorno dopo giorno ad osservare. Tenete presente che l'appeso è anche una carta di perdono, quindi perdonatevi per quello che non siete riusciti a fare, perché nel momento in cui avete preso quella scelta avevate quel tipo di consapevolezza. Con il senno di poi è sempre facile dire avrei potuto fare. Va bene, allora voglio estrarre una di queste carte che potrebbe, non è detto che risuoni,
potrebbe rappresentare una credenza limitante che voi avete, che in realtà non è un pensiero attivo che voi fate in modo cosciente, ma è una programmazione subconsciente. Perché voglio avere il sopravvento sugli altri. Ragazzi, qui lo vedo. Sopravvento è la parola proprio giusta. Di solito chi ha bisogno di dominare o chi sente che ha bisogno di tenere le cose sotto controllo è perché in realtà è molto insicuro e ha bisogno come di appigli certi per sapere che è sulla giusta strada, ed è da lì che nascono tutte queste regole. Se so che io faccio così, cioè se faccio così so che io sono al sicuro, so che sono accettato, so che sono ben visto, so che sono considerato, so che sono amato. Andiamo a vedere un altro oracolo di questi per darvi qualche spunto di riflessione in più. Ragazzi, tutto il lavoro sulle credenze limitanti io lo metto a disposizione nei video riservati agli abbonati, quindi se per caso volete sapere di cosa si tratta, potete comunque dare un'occhiata ai video, ai titoli dei video. Allora, immaginare, carta numero 20. Secondo le regole, anche qui parliamo di regole. Tenete presente che è un 11. mm? Ehm, Ci sono certe cose, ragazzi, che vanno fatte secondo le regole del buon senso, soprattutto. E poi vi dico, immaginatevi come vorreste vivere questa nuova dinamica, questo nuovo sogno, questo nuovo progetto, questa nuova quotidianità. E sì, potete crearvi delle regole. Guardate, vi dico la traduzione di questa carta perché è molto interessante e magari ha più senso per qualcuno di voi. Nello specifico questo oracolo racconta che gli elefanti, quando si devono spostare, hanno una regola ben precisa, ossia mettono l'elefante più anziano davanti al gruppo, in testa, perché così è lui che dà il passo e gli altri riescono a stare al suo passo. Diversamente, se i deboli, gli anziani venissero lasciati in fondo, sarebbero sempre indietro, perché non riuscirebbero a mantenere il passo del gruppo. E quindi è per questo che le persone più delicate, più deboli, le persone, scusate, vabbè, gli elefanti più anziani, più malati, insomma, vengono messi davanti in modo che tutti riescano a seguire il loro passo. È una lettura molto interessante, magari così vi risuona di più. Anzi, fatemelo sapere nei commenti. E qui sì, la carta numero 20, la sento molto correlata con la legge di attrazione, perché se ci fate caso c'è una figura che ha preso al lazzo la luna e sta come cercando di tirarla verso di sé. E quindi immaginate il tipo di quotidianità e di realtà nuova che volete creare. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo dei semistellari. Riflessione. Vedi tutti gli aspetti di te stesso attraverso il riflesso, non è riflessione, attraverso il riflesso di uno degli specchi del tuo sé profondo. Qui avete l'otto di coppe, ragazzi, invita alla ricerca personale, ad andare più a fondo o a vedere le cose, diciamo, da un altro punto di vista, che questo è anche un po' il consiglio dell'appeso qui a fine lettura. Devo dire che non è che cambino le regole, cambia il modo in cui
le seguite o cioè le regole continuano a esserci, però è come se fossero diverse, più, più proficue, più produttive, meno impositive. Va bene, amici dello Scorpione, fatemi sapere nei commenti, insomma, come vi risuona la lettura. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale e nella sezione degli abbonati spiego tutti i temi di esoterica, di metafisica, insomma, tutto quello che è il mio bagaglio culturale lo metto a disposizione nella sezione degli abbonati. Potete comunque dare un'occhiata ai titoli dei video entrando nelle playlist con le copertine viola. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2025 super splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!